Ragazzi miei, sto giro ho fatto bingo. Che gran colpo, mi tocca pagare da bere oggi. Ciao ragazzi, un'altra giornata in compagnia e appena al di fuori di un ricovero di una galleria. Guardate, qua c'è terrazzamento e poco più su guardate, fantastico, un fantastico trench art, sembra una penna. Vediamo se mette a fuoco. Ecco qua, vedete qua in cima sembra esserci del cartone. Fantastico, qui è saldato proprio, se riuscite a vedere, vedete com'è saldato. Fantastico, fantastico. È da ricordare come i soldati in trincea non avessero praticamente nulla e dovevano farsi passare anche il tempo, quindi si inventavano dei passatempo, appunto scrittura, il disegno. Magari chi fuori dalla guerra faceva artigiano, ecco che creava queste piccole opere d'arte. Bellissima penna trench art con 2 bossoli. Durante la Prima Guerra Mondiale, tra le trincee fangose e le esplosioni incessanti, i soldati trovavano modi creativi per sopravvivere non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Uno di questi era la creazione di trench art, o arte da trincea. Il trench art comprendeva oggetti artistici realizzati dai soldati direttamente sul campo di battaglia, utilizzando materiali di recupero come bossoli di proiettili, frammenti di granate e persino elmetti danneggiati. Con abilità artigianali e spesso semplici strumenti, i soldati trasformavano questi resti della guerra in oggetti che rappresentavano simboli di speranza, di ricordo e, talvolta, di protesta contro il conflitto stesso. Questi oggetti erano talvolta decorati con intricati motivi floreali, stemmi di reggimento o iscrizioni dedicate a persone care. Creare trench art era per molti soldati un modo di sentirsi ancora legati a casa, di esprimere la propria individualità e soprattutto di dare un senso a una realtà drammatica. Oggi i pezzi di trench art sono vere e proprie testimonianze storiche, che ci raccontano la vita quotidiana dei soldati, le loro paure e speranze. Ogni oggetto porta con sé una storia unica, silenziosa, che continua a parlarci del passato e ci invita a riflettere sugli effetti della guerra sull'animo umano. Ragazzi, guardate qua, queste scatolette mi fanno sempre particolarmente effetto. Guardate, tenuta molto bene, con ancora l'apriscatole. Oh, era proprio qua, sotto il sasso. Ancora l'apriscatole suo. Molto particolare. E di fianco la scatoletta
un pezzo che mi cade, un pezzo di cucchiaino in realtà. Peccato non ci sia il manico. Ecco ragazzi, dopo un bel po', un segnalino ferro 0607 sotto questo sasso qui, e ho già capito di cosa si tratta. La nostra amica si petta. Ecco qua, c'è un rametto, così vi faccio vedere. Ecco qua. Che è vuota. Ho avuto un buon segnale qui, un po' schiacciato, però bicchierino italiano, gavettino, eccolo qua. Quasi fine giornata ragazzi, uno degli ultimi segnalini. Peccato il marchio sia andato via. Un altro pentolino austriaco. Peccato per il marchietto. E qua ci facevano da mangiare, si scaldavano il rancio e ci mangiavano anche. Peccato per il marchio. Ragazzi miei, sto giro ho fatto bingo. Ragazzoni, mamma mia. Che tu pensi 100 anni, ok? Scatolette, scavi l'ennesimo segnalino che, viva Dio, ho detto vabbè, quasi lo salto, perché segnava ferro, segnava 99, 98, segnava alto. Ho detto vabbè, sarà misto ferro. Guardate qua ragazzi, magari era messo di taglio e lo sentiva male, ma guardate che bella fibbia austriaca in ottone, con ancora il cuoio della cintura. Cioè ragazzi, è una cosa fuori di testa, guardate che roba, vediamo se riesco a farvela vedere bene, eccola qua, c'è, pazzesco. Se non me ne sto ancora rendendo conto, credo, cioè assurdo, veramente bella, mamma mia, che gran colpo. Mi tocca pagare da bere oggi, vabbè, fuori di testa. Durante il conflitto, i soldati dell'impero austro-ungarico indossavano uniformi distintive, complete di accessori che non solo rappresentavano la loro identità militare, ma spesso portavano un significato simbolico profondo. Tra questi, le fibbie delle cinture erano particolarmente significative. Le fibbie da cintura austro-ungariche, solitamente in ottone o ferro, presentavano simboli che raccontavano molto dell'identità imperiale. Al centro spesso si poteva trovare l'emblema dell'aquila bicipite, simbolo di forza e unità dell'impero, che rappresentava le due nazioni dominanti, l'Austria e l'Ungheria.
Intorno all'emblema era possibile trovare iscrizioni come KUK, abbreviazione di Kaiserlich und Königlich, che significa imperiale e regio, un riferimento diretto al dualismo dell'impero. Queste fibbie, oltre a essere elementi funzionali dell'equipaggiamento, erano oggetti che i soldati portavano vicino a sé in battaglia e nelle trincee, simboli tangibili del loro ruolo e della loro lealtà. Durante il conflitto, la fibbia diventava un simbolo di appartenenza e per molti soldati un talismano, carico di speranza e identità. Alcuni soldati personalizzavano le proprie fibbie, aggiungendo piccole incisioni o dettagli, forse per ricordare una persona cara o per marcare il passaggio in una fase dura della guerra. Oggi, queste fibbie rappresentano reperti storici che offrono uno sguardo diretto sulla vita quotidiana di chi le indossava. Oggetti semplici ma carichi di storia, che ci parlano ancora dell'impero austro-ungarico e delle vite dei soldati che lo rappresentavano sul campo.